Ciao ragazzi e bentornati anche oggi sul canale, prima puntata del 2019. Scusate se sono un po' impolverato, ma ho appena finito di lavorare sulla nuova parte del bancone. Infatti oggi andremo a installare la morsa e il bordo in faggio. In verità ero nel bel mezzo di un altro progetto e se mi seguite su Instagram e Facebook sapete benissimo di cosa sto parlando, però mi è venuta la scimmia dalla conclusione del bancone, quindi con questa puntata e la prossima direi che andremo a portarlo a compimento. Comunque adesso non rubiamo altro tempo al video, sigla e poi andiamo a vedere cosa ho combinato.
Anche il video di oggi è realizzato in collaborazione con Mano Mano, il sito di e-commerce con più di 600.000 articoli. Questo ormai lo sapete, sono un sacco di rivenditori che si sono riuniti in un'unica piattaforma, ma la cosa importante è che Mano Mano fa la vece di un mecenate, per cui aiuta chi come me sta realizzando qualcosa, ad esempio all'interno del suo laboratorio, o come ad esempio il vincitore di Amazing Making Of, che ha realizzato dei mobili facendoli crescere già con la forma del mobile, creando qualcosa di mai visto. Mano a mano ha dato una mano anche a lui, ha realizzato dei video e potrete vederli in italiano, se non erro, già in questo mese. Benissimo, anche questa parte di lavorazione sul bancone è venuta come l'avevo pensata. I bordini in faggio logicamente sono puramente estetica, però volevo dare un minimo di finitura anche a un bancone da lavoro, mentre invece l'installazione della morsa era d'obbligo. Non so come ho fatto in un anno e passa che sono venuto nel nuovo laboratorio a non averne una, o meglio lo so, è stato un calvario. Già che c'ero, ho aggiunto anche i cani alla morsa perché torneranno sicuramente utili. Come avete visto nel video, servono per bloccare ad esempio un pezzo quando andate a levigare o a piallare o per farci qualsiasi cosa. È un sistema oltre che utile molto rapido. Inoltre, mettendo la morsa a filo con i bordi del tavolo non avrò problemi anche lavorando con pezzi leggermente più grandi appunto della morsa, perché non avrò scompensi sul tavolo. Per chi si sta chiedendo invece perché non ho messo il bordo in faggio anche su questo lato del tavolo, non è per taccagneria pensando che rimanga sempre girato verso il muro, è semplicemente perché da quel lato nel prossimi video andrò a fare un sistema di fissaggio che avrebbe cozzato con il bordo in faggio, per cui non lo vado a montare da quel lato. E sempre nei prossimi video andremo a fare ancora due cose.
Uno è sicuramente andare a concludere appunto tutti i sistemi di fissaggio che ho pensato, quindi oltre a quello dietro di cui vi parlavo, mancano anche quelli ancora qua sopra, ne mancano ancora un paio lì sopra da costruire che ho in mente e visto in altre costruzioni molto valide, per cui tenterò di replicarli sul mio bancone. L'altra cosa, ovviamente, come alcuni di voi hanno notato, ho ancora tutti gli spigoli vivi nel tavolo, sia nelle gambe che nei bordini in faggio che sono andato a montare adesso, e inoltre non ho dato ancora nessun tipo di finitura, per cui va conclusa anche quella parte lì. Bene ragazzi, io spero di avervi dato come al solito qualche spunto valido per andare a realizzare in questo caso il vostro bancone da lavoro nel modo che vi è più congeniale. Se invece volete replicare questo o altri progetti che ho realizzato in passato, nel più recente passato, sappiate che, come vi dicevo l'ultima volta, a fine gennaio, inizio febbraio aggiornerò tutta la pagina dei PDF. Infatti ne mancano alcuni, gli ultimi, perché effettivamente ho avuto veramente un accavallarsi di video da realizzare e non sono riuscito a stare dietro anche al mio sito, cosa che farò, mi sono ripromesso appunto verso la fine di gennaio, per cui state in campana perché saranno lì, li troverete lì. Per quanti invece mi chiedono informazioni sui materiali, prodotti, attrezzi che mi vedono utilizzare, sappiate che sempre nel mio sito, trovate il link qui sotto, c'è una lista di tutti i materiali che utilizzo e degli attrezzi, per cui siccome ci sono molte mail, molti messaggi in cui mi chiedete notizie ad esempio sulle lame del banco sega o su quelle del traforo, lì ci sono tutti i link che cercate. Ultima notizia di servizio: ho già ristampato e messo al suo posto il tensionatore per le ruote del tavolo che mi avete visto spaccare durante il video. E che ci volete fare? Delle volte ho veramente la leggiadria di un elefante. Bene, tolto questo, a me non rimane che salutarvi, ringraziarvi per la visione, spero abbiate passato qualche momento di serenità. Noi ci vediamo la prossima volta e mi raccomando, spuntate la campanella e mettete un bel like. Ciao a tutti!